Nei primi mesi del 2001 la mia PlayStation, dopo anni di onorato servizio, si decise purtroppo a spegnersi per non riaccendersi mai più. Come già spiegato, dalla nuovissima PS2 non ero affatto convinto, anche perché si parlava ormai da un po' dell'imminente arrivo di una macchina concorrente realizzata niente poco di meno che da Microsoft, che si proponeva in pratica l'ambizioso obiettivo di colmare il divario tecnologico presente tra l'intrattenimento videoludico da scrivania e quello da divano, promettendo di elevare l'esperienza di gioco console integrando in essa tutta la potenza, la versatilità e quindi anche le eccellenti prestazioni di un PC d'alta fascia. E siccome a me l'idea piaceva tantissimo, forse anche un po' traviato da certe dichiarazioni entusiaste lette su riviste specializzate, comunicai a mio padre che avrei preferito per il momento attendere fino al 2002 il lancio europeo di Xbox, da noi più comunemente chiamata Xbox. Nel frattempo mi sarei dedicato a recuperare tutto quello che, distratto da PlayStation, mi ero perso su PC. E a quei tempi il gioco PC più amato e diffuso, e che non credo onestamente di dover presentare oltre, specie a seguito del recentissimo 25° anniversario, fu The Sims. Sarà che la prima leggendaria edizione del Grande Fratello Italiano ci aveva affascinati o disturbati al punto da creare in noi quasi il bisogno malsano di osservare 24 ore al giorno questa sorta di forzata vita in diretta. Un saluto a Michele Cucuzza, ma tutti, e dico davvero tutti, perdemmo completamente la testa per The Sims, anche e soprattutto, almeno analizzando la mia famiglia, una certa fetta di pubblico femminile che fino ad allora non sembrava avere mai manifestato il benché minimo interesse nei confronti dei videogiochi. Infatti ricordo che fu proprio una mia cugina, accanitissima fan e detentrice di innumerevoli espansioni, a introdurmi qualche anno più tardi alle meraviglie di un piccolo tool chiamato The Sims Creator. Si trattava di un programmino abbastanza elementare grazie al quale era possibile caricare una propria foto e attraverso qualche semplice regolazione spiaccicarla sulla faccia di un sim, permettendoci a tutti gli effetti di vederci trasposti nel mondo di... Si vede, non sempre funzionava benissimo, ma di base l'idea era davvero troppo divertente. E non per forza dovevi caricare foto tue o dei tuoi familiari, come piaceva fare a me. Mia cugina, ad esempio, lo usava soprattutto per popolare il proprio mondo di gioco di personaggi famosi, vari ed eventuali, quali Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake e tante altre simpatiche pop star del momento. Michele Cucuzza. E quindi, creati e personalizzati i nostri sim, eravamo finalmente pronti a partecipare, più o meno attivamente, alla loro digitale esistenza. Catapultati alla schermata del vicinato, posizionavamo il nostro avatar squattrinato sul lotto più economico offerto dal mercato per poi costruire e arredare il primo di una lunga serie di tuguri, i cui eventuali abitanti avremmo poi torturato fino all'inverosimile. E sì, perché è innegabile che osservare i nostri sim, soddisfarne i bisogni e cercare di far quadrare la loro spesso stranissima vita fosse in sé abbastanza divertente. Socializzare, cercare e trovare lavoro, far da mangiare, andare al cesso, era un tipo di esperienza che sapeva dare le sue soddisfazioni, ma dopo un po', in genere, scattava nel cervello di alcuni di noi un impulso curioso, spesso sfociante in dinamiche tendenti al sadismo, che ci portava a voler testare i limiti del nostro potere, a scoprire fino a che punto potessimo spingerci, quale fosse il limite ultimo delle nostre effettive possibilità di interazione. E questo strano fenomeno si verificò per me quando, per l'ennesima volta, la mia casa fu svaligiata da un ladro, la cui comparsa era sempre accompagnata da un suono che trovavo a dir poco terrificante. Lo stesso delle telefonate minatorie e altri traumi. Non sapendo della possibilità di acquistare e installare l'antifurto, mi vedevo spesso costretto, con grandissima frustrazione, ad assistere passivamente mentre il ladro si portava via i più costosi tra gli oggetti presenti nella mia abitazione. Ma quella volta, mentre lo osservavo svignarsela sul vialetto col suo sacco colmo di bottino, ci volò in me un'idea sinistra. E se fermassi il tempo, entrando in modalità costruisci, e provassi
provassi a murarlo vivo? Per interi minuti osservai il povero e confuso ladro, il suo cammino bloccato, intrappolato dal fenicottero rosa quanto da quella sua sofferenza silenziosa, esacerbata dal giudizio sprezzante dei passanti. Come un veleno si insinuò nel mio cuore una presenza oscura, mentre sempre più vivida si faceva nella mia mente un'immagine, quella del malvagio burattinaio che ero ormai già diventato, pronto a tessere l'atroce destino di quei miseri esseri insignificanti, mere pedine del mio rituale di tormento. Scusate, mi sono lasciato trasportare. Poi dice che gli sparatutto ti rendono violento. A me 3 cose piaceva fare: murarli vivi fino a farli morire di stenti, scatenare incendi di una portata tale che perfino la morte stessa finiva per prendere fuoco, ma soprattutto, grandissimo classico a cui credo più o meno tutti prima o dopo abbiamo ceduto, togliere la scaletta dalla piscina. E all'inizio i sim erano pure contenti, soddisfatti dell'incremento delle proprie prestazioni fisiche. Che muscoli, che pettorali! Peccato che dopo 6 ore passate a nuotare, incapaci di uscire, finivano per addormentarsi e affogare. Che tristezza, abbiamo perso Pildo. La sua vita è stata abbastanza virtuosa, nonostante qualche errore. Il punto è che poi, proprio quando stavi cominciando ad annoiarti anche delle stragi e delle più fantasiose modalità di tortura, arrivava sempre qualcuno a dirti: ma lo sai che se scrivi Clapaucius o Rosebud nelle successive versioni e poi metti tanti punti esclamativi alternati a tanti punti e virgole, hai praticamente soldi infiniti? E allora da guardoni, maniaci assassini, tormentatori e sadici carnefici, eccoci subito trasfigurati in provetti architetti e interior designer, perché ormai liberi dalle limitazioni imposte dal budget, scoprivamo che magari era proprio questa la deriva di gameplay necessaria a intrappolarci ancora una volta nel mondo di The Sims, gioco che a me personalmente ha regalato negli anni un numero di ore di intrattenimento davvero impossibile da quantificare. Ma ovviamente non c'era solo The Sims. Nel 2000 il mondo degli appassionati di videogiochi PC fu scosso fino alle sue fondamenta dall'arrivo di Deus Ex. E mentre i più gridavano al miracolo, Deus Ex come la seconda venuta di Cristo, c'ero io che, forse confondendolo per uno sparatutto, continuavo a meravigliarmi di quanto astruso e complesso fosse raggiungere il mio obiettivo, la cima di quella maledetta e ormai in pezzi Statua della Libertà. Sparavo alla rinfusa, frustrato e senza sapere esattamente dove andare, finivo sempre ammazzato. All'epoca, forse ancora troppo giovane per apprezzarlo, Deus Ex io lo odiai, perfino con una certa ferocia, ma divenne poi forse il mio gioco preferito di tutti i tempi quando mi decisi a dargli una seconda possibilità nel 2005 e da allora non ho mai smesso di rigiocarlo. Dai, ho capito, lo reinstallo. Fui invece subito stregato da No One Lives Forever, sul quale, essendo cresciuto con diverse altre produzioni Monolith, quali Claw, Shogo e citerò perfino Blood 2, mi trovai subito a casa. Doppiamente perché, come moltissimi altri sparatutto dell'epoca, portava in sé anche una certa dose del mio amato Half-Life. Ero innamorato pazzo di Kate Archer, arguta e seducente protagonista di un'avventura chiaramente ispirata nell'estetica, nelle musiche e nei suoi tipici cliché ai più famosi spy movie anni 60. Era un gioco estremamente vario che alternava canoniche sequenze di azione purissima ad altre di natura stealth o di esplorazione, infiltrazione e perfino dialogo, proponendo attraverso le diverse missioni variegati obiettivi in contesti spesso inaspettati. C'erano missioni in località arabeggianti, altre in località tropicali o addirittura innevate. C'erano sequenze subacquee, in mezzo agli squali, altre di ambientazione perfino spaziale e indelebili momenti di pura follia come l'intensissima sparatoria a bordo di un aereo a cui seguiva un volo in caduta libera senza paracadute. Ma la mia cosa preferita, tolti gli strani e divertentissimi cattivi, erano i gadget. D'altronde quale spia potrebbe mai definirsi tale senza i suoi gadget, che nel caso di Kate avevano l'innocuo aspetto di tipici oggetti da borsetta,
scelta, come un fermaglio per capelli che si trasforma in grimaldello o un rossetto che si rivelava invece essere una devastante granata. Ma oltre a Kate Archer, di irresistibili personaggi femminili a cavallo tra il 2000 e il 2001 me ne vengono in mente almeno altri due. La prima è sicuramente Alice, protagonista dell'iconico action quasi sparatutto in terza persona diretto dall'eccentrico American McGee, già noto per essersi fatto le ossa ed avere lasciato il segno in numerose produzioni id Software. In questa sorta di revisione barra seguito, ricoverata in un terribile manicomio e incapace di superare il trauma della perdita dei suoi genitori morti durante un incendio, una ormai adolescente Alice compie un secondo, lungo e pericoloso viaggio nel Paese delle Meraviglie, questa volta ancora più grottesco, distorto e soprattutto inquietante perché specchio della tormentata psiche della protagonista. Concettualmente, almeno per l'epoca, per nulla scontato. Idee, luoghi, personaggi tratti dal romanzo originale, così come Alice stessa, tutto, ogni caratteristico elemento era stato deliziosamente esagerato, deformato e corrotto, andando poi a incastrarsi alla perfezione in un mondo coeso e permeato da una stranezza quasi ipnotica, nella quale era facile perdersi, specialmente per un bimbo della mia età. E poi c'era Konoko, protagonista di Oni, altro action in terza persona, chiaramente ispirato a Ghost in the Shell e affini, realizzato da una divisione di Bungie, compagnia che avrebbe presto raggiunto sorprendenti vette di successo e popolarità con il lancio del celebre Halo. Approcciai Oni aspettandomi uno sparatutto, genere del quale ero ghiotto, ma per quanto le armi da fuoco fossero effettivamente presenti, capii subito che il loro era un ruolo appena marginale e che il gioco brillava invece soprattutto attraverso le sue dinamiche corpo a corpo, offrendo, oltre ai canonici calci e pugni, prese e proiezioni, anche tutta una serie di varie possibilità di movimento, quindi salti, capriole, tuffi, scivolate, tutto per me allora molto stimolante, anche perché nel 2001, proprio mentre cominciavo ad affacciarmi con curiosità al mondo dell'animazione giapponese, non potevo fare a meno di pensare: sembra proprio di giocare a un anime. I passi da gigante che i videogiochi avrebbero compiuto in questo senso, allora non avrei neanche lontanamente potuto immaginarli. Altro gioco dal quale fui presto attratto fu Giants, un po' perché mi piacevano gli strambi personaggi che animavano questa insolita e affascinante ambientazione, un po' perché ero stato vinto dalla curiosità di verificare se corrispondesse al vero la leggenda secondo cui in questo gioco comparissero delle fanciulle dai seni nudi, aspetto che per me, a quell'età e in quel momento storico, aveva una certa rilevanza. E in effetti le fanciulle in questione non solo erano presenti, ma una di esse, Delphi, era perfino uno dei 3 personaggi giocabili, ognuno rappresentante una diversa razza e caratterizzato da una diversa tipologia di gameplay. Buzz, soldatino umanoide che ti faceva lo sparatutto in terza persona, aggiungendo poi via via elementi di base building e gestione unità riconducibili al genere degli RTS. Delphi, a metà tra una sirena e un'amazzone, con derive più action e inaspettate sequenze quasi kart game. E infine, senza fare troppi spoiler, un Kabuto, temuta razza di giganti che trasformava il gioco in una sorta di strano simulatore di kaiju. Nell'approccio al gameplay, ma anche e soprattutto nei toni e nella tipologia di humor sardonico e spesso assurdo, era facile intravedere il marchio lasciato dagli originali sviluppatori di quella leggenda di gioco che fu MDK, alcuni dei quali contribuirono proprio alla realizzazione di Giants. Purtroppo il gioco, oltre che vagamente instabile, era anche piuttosto pesante e richiedeva un PC di tutto rispetto anche per rispondere a quelli che erano i suoi requisiti di sistema minimi, cosa che andò forse a comprometterne il successo e la popolarità. Ma in genere chi lo ricorda con piacere, specie per la sua componente multiplayer che io purtroppo, ancora privo di una connessione internet, non potei mai sperimentare. Iniziava finalmente il 2001, un anno che, oltre a regalarmi giochi a dir poco straordinari, mi portò un passo più vicino all'imminente adolescenza. E nonostante credo sia ormai nota l'antipatia che nutrivo nei confronti del catechismo, il 2001 fu anche l'anno in cui feci la prima comunione e ricevetti in regalo qualcosa che desideravo ormai da tantissimo tempo.